Pomeriggio ragazze, buon pomeriggio ragazzi. Ebbene sì, sono Michele, il vostro incubo. Allora, oggi come potete vedere parliamo dell'uscita del fascicolo numero 42. Questo fascicolo, a sentire diverse persone, ha creato non pochi problemi. E in realtà devo dire, almeno per la mia esperienza, come molti sanno, ne sto facendo più di uno, lo sottolineo esclusivamente per un solo fatto, perché ho modo di compararlo con altri, per cui non ne ho solo uno, ma avendone diversi mi rendo conto che è strano, lo so, però pur essendo fusioni avete ragione, ci sono dei pezzi che non collimano e non combaciano bene come invece altri fortunati sono riusciti invece ad avere e a trovare. Allora, andiamo ad aprirlo. Io, come sapete, associo chiaramente non tanto il fatto del montaggio, ma in questo caso anche il montaggio, farvi vedere il fascicolo perché molti me lo chiedono, ma soprattutto ad andare ad intervenire laddove ci fossero. Aspettate che sposto un momentino, scusate, ecco, così. Laddove ci fossero da fare degli interventi di miglioria, ecco. Non obbligatori, ragazzi, ve lo dico sempre, non siete obbligati a farlo, ovviamente, ripeto, non da me perché quello è chiaro, ma perché il modello è bellissimo così com'è, quindi le funzioni le fa ugualmente. Semplicemente io vado ad intervenire perché ritengo nei miei modelli di fare così. Allora, bando ad altre parole. Prendiamo il pezzo, prima cosa da fare, vite EM. Questo è l'opuscolo, ragazzi, ma non ve lo faccio vedere perché insomma basta sfogliarlo e tutti siamo capaci. La prima cosa che invece che vi consiglio di fare è andarvi a passare grasso le viti all'interno dei filetti. Ragazzi, fatelo sempre con l'ausilio di un lubrificante. Aspettate un attimo che prendo, eccola qua. Non dove ci sono le plastiche. È vero che esistono dei lubrificanti anche per le plastiche, io ve lo sconsiglio comunque perché le plastiche insomma, se fossero anche un po' scadenti e molto porose, col tempo tendono ad aprirsi. E poi non serve nella plastica mettere lubrificante, ve ne sarete accorti che voi, però passateli sempre prima per creare il filetto, perché il filetto non è già esistente. È ovvio come fanno a filettare in questo caso, non stiamo parlando di robotica qua a livello chissà che, molto bello, ma è chiaro ragazzi che non è che possiamo andare a fare il filetto all'interno della nostra figura, insomma ce lo creiamo noi, insomma, che mi complico sempre la vita io per dire una cosa semplice. Allora, bagniamo semplicemente la punta della nostra vite, ecco qua, io chiaramente questa operazione l'ho già fatta prima, e andiamo a passare la nostra bella vite. Qua mi sono reso conto che lo spazio è abbastanza generoso, nel senso che fa chiaramente il suo lavoro. Ecco qua. Andiamo semplicemente a fare questo, ragazzi, non è che vi faccio vedere tutto. Andiamo a avvitare, svitare, avvitare, svitare finché creiamo la sede, ok? Quindi ci siamo portati avanti. Non serve bagnare ogni vite, basta che bagnate la prima, la passate anche dall'altra parte, fate il filetto e la svitate, ok? Poi avete diverse opzioni, non molte ma diverse. Io ho fatto così. Allora, o prendete il vostro robot, no? La vostra gamba, e se siete fortunati la mettete all'interno e già lei sta. Andiamo a vedere. Io chiaramente ho fatto già delle prove prima e mi sono accorto di cose. Vedete qua, fa fatica ad entrare, vedete che si riga un po'. Ebbene, questo si può evitare come? Si può evitare così, guardate. Sono andato prima a smontarmi il pezzo sopra, cioè per capirci questo. Voi direte, ma devo smontarlo? Beh ragazzi, io vi dico cos'è meglio per chi non ha avuto la fortuna di collimarlo sopra e trovarselo subito pronto. Poi vedete voi, ragazzi, vado a svitare questo, di nuovo. Non ci va nulla a svitarlo, ragazzi, guardate. Basta alzare questo, lo staccate. Fate attenzione di usare degli utensili di plastica o di legno,
proteggendo queste parti qua verniciate, se no rischiate di rovinarle. Fate saltare questo, poi semplicemente prendete questo, lo fate andare su e giù, vedete che c'è una vite lì, prendete il primo, lo fate andare su e giù, piano che non lo rompete ovviamente, e c'è la seconda vite. Svitate 1, 2 e 3 viti qua sotto e avete questo, ok? Potete sia provare così, quindi andate a fare questo lavoro, vedete? Lo fate collimare sopra. Vedete? Vedete che combacia bene. E ovviamente deve entrare in mezzo ai due perni che escono, che poi sono da filettare. Ragazzi, li dovete filettare prima anche questi. Aspettate che vi faccio vedere una cosa. Stessa cosa, ragazzi, prendete le sue viti e le passate qua dentro con un po' di grasso e fate il filetto piano piano, non abbiate fretta, destra e sinistra, poi sfilate la prima vite, la pulite con un pezzo di straccio, meglio carta in questo caso, per levare i residui del metallo, la ripassate e fate la stessa cosa da questa parte, ok? Non serve che andate in battuta con la vite, quando sentite che è tanto dura fermatevi che la rompete dentro, se ne siamo cotti, così, mi raccomando ragazzi. Ok, così facendo, quando poi andrete a mettere questo sopra, la vite non solo entrerà meglio, ma quando sentirete il duro, la resistenza, avete capito che siete alla fine. Poi all'interno vi danno anche delle guarnizioni, delle rondelline anzi, trasparenti, che sono così trasparenti che magari non le vedete neanche nel video, comunque le avete, ce ne sono 3, una sempre in più, come le viti. Queste, anche se è abbastanza chiaro, ma molti potrebbero sbagliare, vanno messe tra la vite e questo, non vanno messe sotto, tra la vite e questo, per creare attrito quando questo sale e scende. Per evitare che si rovini la vernice qua, ragazzi, è molto semplice cosa fare. Vedete, allora torniamo a noi, abbiamo svitato questo, cioè il pezzo di prima. Io sono andato anche a togliere queste 3 viti, voi direte ma Cribbio, ragazzi, fate quello che voi ritenete più giusto. Io sinceramente preferisco montarlo come meglio credo io e mi sento di darvi questi consigli per evitare di fare danno. Infatti non vanno montati i pezzi subito, ragazzi, soprattutto quando ce n'è più di uno che poi devono combaciare uno dentro l'altro. Si ha la possibilità di fare questo, svitate 1, 2, 3 viti, sfilate, controllate così anche questa vite perché si sarà assestata quella che tiene, per capirci, questo qui alla caviglia, che fa da funge da caviglia, la avvitate ancora un po' perché sicuramente si sarà allentata, anche perché poi se no dovreste risvitare di nuovo tutto, e siamo a questo livello, guardate, avete questo in mano. Sì, lo so, ripeto, avete dovuto smontarlo di nuovo? Ragazzi, potete decidere di non farlo, ok? Io posso risolvere diversamente, ma per farvi fare meno danno vi dico questo: le viti un attimo svitarle e riavvitarle, non si rovina il filetto perché sono nel metallo, non è neanche plastica. Dopodiché cosa fate? Andate a presentarlo delicatamente senza schiacciare, lo mettete sopra così, vedete? Guardate, vedete che ancora fa un po' di fatica, allora potete decidere se spingerle e si rovina un po' la vernice, è poco male ragazzi perché poi non si vedrà, oppure fate quello che ho fatto io. Prendete una limetta leggera leggera, o meglio una limetta, no? Una limetta piccolina, fate attenzione a non andare dietro chiaramente o da sopra o da sotto qua, ma solo all'interno, e andate a consumare un po' di metallo. Non si vede assolutamente ragazzi, poco uno di qua, avevo già dato una piccola limatina prima io, e un'altra la do di qua. Prendo il mio pezzo e lo vado a provare, vedete, guardate, è già entrato. Però non sono contento perché poi l'attrito dell'apertura me lo daranno quelle 2 rondelline di plastica, ok? E qui non vado a rovinare la vernice. Guardate, faccio ancora un po', senza esagerare ovviamente, non è che deve ballare, Quando vedete che entra ci date un colpettino leggero, se vedete che proprio non è già eccessivo. Sto parlando del pezzo limato ovviamente, non esagerate. Ecco qua, guardate. Voilà, andiamo a prenderlo.
Vedete? Così non raschia più la vernice, quella che prima si era tolta era all'inizio per farvi vedere, avevo già provato io all'inizio e mi ero accorto di quello. Vedete? Tac. Andiamo a vedere qua sotto adesso. Perché ve lo faccio smontare? Perché voi potete andare a vedere dove tocca e dovete guardare questa linea qua. Guardate. Questa linea deve combaciare con questa, ovviamente, no? Questa con questa. Se vedete così, guardate, ragazzi, attenzione, quando fate questo, non distraetevi, pensate sempre a questo pezzo qua, se no piuttosto, per non rischiare, lo tirate via, svitate una semplice vite e lo rimettete, così non rischiate di romperlo, ragazzi, perché se poi fate forza, premete di fianco, pac, e lo rompete, ok? Mi raccomando. Allora, le viti, mi raccomando, le riavitate tutte sopra nelle loro sedi man mano che le togliete, così non serve che le segnate o poi magari corriate il rischio di sbagliare a mettere una vite in un posto piuttosto che in un altro, ok? Rimettetele sempre dentro. Ok, andiamo a vedere senza premere, perché io se premo è chiaro che lui si incastra, ma si rovina la vernice, ok? E vado a vedere dove può esserci l'errore. Andiamo a vedere. Ok, in questo caso se io spingessi un po' così lui entra, vedete? Guardate. Vedete cosa succede? Se io lascio e tiro su, lui fa fatica a entrare, ma nel momento in cui io premo questi due lembi, tac, lui è entrato. Avete visto? Allora cosa devo fare? Semplicemente questo. Schiaccio di nuovo, levo il pezzo e premo leggermente così, leggermente, e vado a rivedere. Ecco quando dico, ragazzi, il pezzo va presentato a secco. Ecco, guardate. Vedete? E infatti se lo guardiamo di qua, lui collima perfettamente di qua. Ecco, vedete, qua invece c'è un gradino. Lo vedete? Guardate, c'è un gradino. Quindi questo cosa vuol dire? Guardate qua, che questo va allargato, guardate. Vedete? Allora lo tolgo e chiaramente vado ad agire solo su questo. Sempre attenzione a questo, ragazzi, svitatela, vi conviene, a voi, mi raccomando. Vado ad agire su questo e lo allargo un po'. È zama, quindi non è difficile da allargare. Ok, andiamo a richiudere e lo presentiamo. Sentite, io qua do un'altra limatina perché non devo tribulare. Do un'altra limatina qui all'interno. 1 e 2. Ok, andiamo a vedere, mettiamo il tutto. Oh, perfetto, adesso è perfetto. Andiamo a vedere qua come siamo messi. Ok, vedete? Qui combacia. Perché vi dico di smontarlo? Perché prima di montarlo tutto dovete vedere che sia tutto perfetto, o quantomeno che sia presentabile, insomma, ragazzi. Poi guardate le linee con il pollice, fate scorrere su e giù e vedete. Se c'è qualche imperfezione, io adesso chiaramente la lascio così, poi vado a vedere ancora qualcos'altro dove ci può essere un po' di luce, vado a vedere il perché, però mi regolo sempre così senza rovinare la vernice, non devo avere fretta di schiacciare giù, vedete? Ok? Ecco qua. Un'altra cosa, vediamo, ecco cosa volevo dire. Poi chiaramente ci andrà anche il pezzo da mettere qua sopra. Quando vi arriverà, voi dovete semplicemente prenderlo e metterlo contro a secco e vedere come si comporta. A questo punto monterete di nuovo questo toglietelo sempre, ragazzi, quando fate questo lavoro. La placchetta del piede qua che non serve a nulla. Non serve a nulla, la togliete, state attenti qua. Quindi andate a rimontare 1, 2, 3, levate le viti ovviamente che avete lasciato sotto, per capirci queste, che avevo detto di mettere nella loro sede, vedete, le andate a svitare. Prima di fare questo ricordatevi di controllarvi di nuovo la vite del piede della caviglia, stringetela forte, non abbiate paura, stringetela forte, ovvio, quando sentite che è dura non insistete, tutto qua, perché sennò poi dovete tirare di nuovo tutto se la caviglia ha troppo gioco, cioè se ripeto,
Ce la posso fare, ragazzi, mi sono incespiccato con le parole. Vedete? Molto rigida, se non lo fosse andate a stringerla, perché sennò poi dovete risvitare di nuovo tutto. Mettete di nuovo questo, andate a montare di nuovo questo, ok? Quindi mettete le plastichine ovviamente, dopodiché prendete il pezzo, aspettate un attimo, vado a toglierlo da qui e lo andate a mettere chiaramente nella sua sede. Aspettate che devo uscire l'inquadratura perché non ho troppo spazio. Vedete? Qua in questo caso io devo ancora limare, vedete, devo ancora limare qua all'interno, dove ho fatto prima, dove avevo fatto vedere prima, qui, e devo limare da quest'altra parte all'interno, ok? Dopodiché la inserirò dentro. Adesso non spingo perché sennò rovinerei ulteriormente la vernice, non ho voglia. Però ecco, poi la andrò a svitare chiaramente il tutto qua, no? Però io sto parlando adesso nel senso inverso, cioè andiamo a rimettere uno, andiamo a rimettere due e poi una volta che abbiamo limato il pezzo di prima andiamo a inserire questo, ok? Le mettiamo la nostra bella vite con la rondella di plastica qui, in sede qui, e poi andiamo a mettere sopra la vite e la lasciamo così, ok? Quando arriva l'altro pezzo dobbiamo fare lo stesso lavoro, cioè collimarlo sopra e vedere che non ci siano errori, se non è da stringere un po' sotto, allargare, non lo so ragazzi quello che potrebbe venire fuori, però quello che vi dico sempre, voi non abbiate fretta, molti vogliono chiudere la gamba, poi dovete andare a risvitare di nuovo tutto per correggere degli errori molto semplici invece se solo aveste aspettato di montare il tutto senza aver fretta, ok ragazzi? Che altro vi devo dire? Sì, lo so, questo forse è venuto ancora peggio di tutti gli altri che ho fatto di video, però spero di avervi avervi passato il contenuto di quello che voleva essere questo filmato, cioè il fatto che è vero, il 42 non crea pochi problemi, però si possono appunto eliminare, si possono risolvere, questo intendevo, perché comunque ragazzi la figura io più la monto ed è veramente bella. C'è poco da fare. Per quanto riguarda poi, come ho anche scritto sul gruppo di Will Riker, meraviglioso gruppo, ragazzi, se poi vi iscrivete al mio canale anche e attivate la campanella, vi ringrazio. Sto arrivando alle 10.000 visualizzazioni, però 100 iscritti, una 1000? Caspita ragazzi. Grazie a voi e a tutti quelli che si sono iscritti e grazie a quelli che vorranno iscriversi e attivare la campanella per essere sempre tenuti al corrente di ogni mio nuovo video. Stavo dicendo, molti si lamentano appunto del metallo, perché plastica, perché plastica? Beh, ve lo spiego subito. Se questo fosse stato in metallo e questo di plastica, tutto questo non sarebbe accaduto, perché la plastica è molto più elastica. Quindi sarebbe entrata laddove invece il ferro è troppo rigido e non entra. E questo perché ve lo dico? Ve lo dico perché il progetto non è stato fatto a risparmio, tutt'altro, perché le spese, come ho scritto sul gruppo, sono a monte. Non è il materiale, ragazzi, ve lo garantisco. Questo è Zama, parlo del ferro, e questa è plastica, ok? Però due pezzi di ferro messi uniti creano sempre questi problemi se verniciati, a meno che non siano fatti in serie, è tutta un'altra cosa. Ma in questo caso è successo proprio perché sono due pezzi di ferro, tutto il ferro che voi volete. È vero che fa piacere sentire una figura pesante, bello, die cast, come si chiama, io lo chiamo plastica e ferro, che siamo in Italia, e lo chiamo così. Però vi dico che il problema bisogna appunto superarlo, nel senso bisogna accettare e non solo fare, per carità, critiche, però critiche costruttive secondo me, non così campate in aria, ok? Come questa appendice qua, ma perché tanti scrivono su quelli fanno i tutorial, ma perché, ma no, ma in plastica, ma perché? E perché? Ragazzi, perché così non si rovinerà mai. Immaginatevi come sarebbe girata via la vernice a fare un lavoro del genere, ragazzi, ma immaginatevi, ma per carità. O questa placchetta qua che si attacca con la calamita, ma figuriamoci, questa quando va su così si apre, si chiude, si righerebbe tutto col ferro. Ecco perché le fanno di plastica e ferro, ragazzi. Poi se parliamo invece del gomito hanno fatto una stupidaggine, purtroppo capita, non credo che ripeterebbero di nuovo lo stesso errore, però è andata così.
Ragazzi, o meglio ragazze e ragazzi, grazie veramente di tutto, di tutto. Iscrivetevi numerosi, passate il contatto dove volete voi, ragazzi, aiutatemi a far crescere questo canale perché mi piace veramente e mi rendo conto che adesso sono molto limitato sia come immagini, lasciamo perdere la scenografia per carità. Mi piacerebbe un giorno anche presentarmi visivamente a voi, non so quanto questo possa servire, ma ho paura che poi molti si potrebbero cancellare e magari avere anche un inizio con una musica, non lo so, qualcosa chiaramente a tema. Vorrei fare tante cose, ma ancora non le posso fare. Devo vedere come va il gruppo, come va il canale, ragazzi. Quindi vi ringrazio, grazie veramente. Ho voluto condividere con voi anche i primi 100 iscritti. Vi scriverò quando arrivo a 10.000 visualizzazioni, spero entro domani. E questo grazie a voi. E buon ragazzi, se ci sono domande fatemele, ok? Fatemele, non abbiate problemi, non vi fate pensiero di darmi disturbo. Ho deciso di fare questo per quel motivo lì, dove posso aiutarvi vi aiuto, ok ragazzi? Sto guardando semplicemente se posso dirvi qualcos'altro, ma in merito direi no. Ok, quindi chiuderei qui. Ciao ragazze, ciao ragazzi, alla prossima.